Benvenuti a tutti, io sono Alessandro di Pillole di Atletica e oggi parleremo dell'atleta forse più iconico di tutta la storia dell'atletica. Magari non proprio di tutta l'atletica, però di sicuro della più recente. Quello che voglio fare oggi è un enorme esperimento per il canale perché non ho mai approfondito così tanto un atleta e addirittura questo è solo il primo di una serie di video. Non so se saranno 2, non so se saranno 3, dipende molto da come viene durante il montaggio, infatti vedremo un po' quanti ne usciranno. E sono sicuro che in rete non troverete mai nulla di così approfondito sulla storia di Bolt. Però prima di iniziare il video vero e proprio vi ricordo che per motivi di copyright non posso mettere clip più lunghe di 4 secondi delle singole gare. Quindi mi spiace, ma qui non vedete gare complete di Bolt proprio per via di copyright. Però vi assicuro che vi darò tantissime informazioni, tantissimi anche aneddoti secondo me molto interessanti proprio sulla storia di Usain. E visto che molti di voi spezzeranno questi video in più visioni, vi ricordo che io metto sempre i capitoli che possono aiutare proprio anche a spezzare la visione del video stesso. Certo, a livello di algoritmo non è il massimo, però a me interessa soprattutto che voi siate comodi nella visione del video. Come ultima cosa, prima di iniziare il video vero e proprio, vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso vi interessasse l'atletica, così da rimanere sempre aggiornati. E adesso posso finalmente far partire la sigla, perché è un video a cui tengo talmente tanto, è un video talmente approfondito che ho addirittura realizzato la sigla per questa storia di Usain Bolt, quindi godetevela e ci rivediamo tra pochissimo. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Tutti gli appassionati di atletica sono concordi nel definire Bolt come il più grande velocista di tutti i tempi. Però per comprendere appieno chi sia Bolt dobbiamo vedere anche il contesto in cui è nato, la sua famiglia. Usain Bolt, il cui nome completo è Usain Sanlio Bolt, è nato il 21 agosto del 1986 a Coxit, un piccolo paesino, un agglomerato di case addirittura, tant'è che se lo cercate su Google Maps neanche lo troverete al suo posto Sherwood Content, e infatti spesso su internet si trova appunto che Bolt è nato a Sherwood Content e si mette questo paese perché almeno lì 1 migliaio di abitanti c'erano. E Sherwood Content si trova nella parrocchia di Trelawney, che è uno dei distretti delle regioni in cui è divisa la Giamaica. I genitori di Bolt si chiamano Wellesley e Jennifer ed entrambi hanno sempre lavorato, il padre in una ditta di produzione del caffè molto prodotto nella zona dove abitava la famiglia di Bolt, e sua madre Jennifer ha sempre lavorato come sarta. Quindi appare chiaro come Usain sia cresciuto in un'anonima famiglia, in un anonimo paese, e non c'era nulla che facesse pensare che fosse un predestinato. Non era di certo un figlio d'arte nato da genitori importanti nell'atletica. A completare la famiglia di Usain c'erano anche un fratellastro, Sadiki, e una sorellastra, Christine, entrambi avuti dal padre da relazioni prima del matrimonio con Jennifer. E su questi fratellastri in realtà non c'è nulla da approfondire perché sono sempre stati in buoni rapporti con Usain, soprattutto il fratellastro Sadiki, che per un periodo sono anche andati ad abitare insieme a Kingston, quando poi Bolt diventerà, diciamo, una superstar dell'atletica mondiale, però questo lo vedremo più avanti. Ma è doveroso comunque spendere 2 parole sul rapporto con la madre, cioè Jennifer, perché Jennifer è una credente della chiesa cristiana avventista del settimo giorno, una corrente minoritaria del cristianesimo, e Usain inizialmente vedeva questo un po' come un peso, perché comunque nella giovinezza gli ha privato di certe cose, come per esempio mangiare la carne di maiale. Però poi Usain pian piano diventerà sempre più credente proprio in questa particolare corrente del cristianesimo, dovuta proprio all'influenza avuta dalla madre.
Ma entrando nel mondo dell'atletica vediamo un po' com'era il contesto mondiale dell'atletica negli anni in cui Bolt stava nascendo e negli anni in cui stava crescendo. La velocità era dominata dagli americani, infatti Carl Lewis negli anni 90 era all'apice della carriera. Nel 1991 fermerà il cronometro a 9,86 ai campionati mondiali di Tokyo. Ma insieme a lui c'erano avversari di ottimo livello, come per esempio Leroy Burrell con 9,88 e Michael Marsh con 9,93. Ma anche il britannico Linford Christie non era da meno grazie ad un sontuoso 9,92. E in quegli anni, cioè all'inizio degli anni 90, non era per nulla scontato scendere sotto la barriera di 10 secondi. Però erano anni di grande fermento gli anni 90. Infatti, se nel 1995 soltanto 19 uomini sono stati capaci di abbattere la barriera dei 10 secondi, questo gruppo di atleti salirà a 34 membri nel 2000. Però purtroppo di questa lista di 34 uomini soltanto 2 erano giamaicani, ovvero Raymond Stewart con 9,96 nel 1991 e Percival Spencer nel 1997 capace di siglare un 9,98. Però nel mezzo giro di pista la velocità giamaicana era messa un po' meglio, infatti c'era ancora lo storico tempo di Don Kerry che nel 1971 aveva realizzato un eccezionale 19,86, tant'è che nel 1990 questo tempo era ancora il sesto tempo più veloce nella storia. Però anche qui negli anni 90 la velocità sta accelerando non poco, infatti sarà nel 96 con i Giochi Olimpici di Atlanta che Michael Johnson realizzerà il nuovo record mondiale con 19,32 e all'epoca un piccolo Usain Bolt aveva solo 10 anni, tant'è che è rimasto anche impressionato dalla gara di Michael Johnson, cioè lui conosceva Michael Johnson però a 10 anni non aveva la più pallida idea di chi fosse Carl Lewis. Addirittura quando batterà il record mondiale nel 2008 con 9,69 nei 100, lui non sapeva ancora chi fosse Carl Lewis, perché sì, praticava atletica, sì, gli importava, ma non gli importava molto della storia dell'atletica. E infatti la sua conoscenza dell'atletica si fermava un po' a quello che aveva vissuto. E Michael Johnson era quello che aveva vissuto durante la sua infanzia. In generale l'atletica giamaicana era messa benino per quanto riguarda gli uomini, ma i veri successi si avevano sempre dalle donne. Infatti ad Atlanta nel 96 arrivano 4 medaglie d'oro giamaicane, tutte al femminile, e poi anche a Sydney 2000 i rapporti saranno totalmente sbilanciati a favore delle donne giamaicane per quanto riguarda i successi in atletica. Al contrario invece negli anni 80 e negli anni 90 il cricket giamaicano stava riscuotendo enormi successi e infatti era lo sport nazionale, tant'è che un piccolo Usain Bolt si appassionò prima al cricket invece che all'atletica, anche per via del fatto che la nazionale giamaicana in quegli anni stava riscuotendo enormi successi, sia come nazionale singola sia come parte di una squadra sovranazionale che è la squadra delle Indie occidentali. Quindi non stupisce che un piccolo Usain Bolt già a 6 anni diceva che il suo sport preferito fosse il cricket invece che tutti gli altri. Però comunque il piccolo Usain Bolt non disdegnava il resto dell'attività fisica, anzi era veramente un bimbo iperattivo, tant'è che non riusciva a pensare ad altro se non allo sport. Infatti non rinunciava a rincorrere gli animali nel bosco, oppure giocare a nascondino per i prati, oppure a giocare banalmente a calcio insieme al suo fratellastro. E poi come dare torto al piccolo Bolt appassionato di attività motoria? Era un bimbo affetto da iperattività ed inoltre era bravissimo nello sport per 2 motivi principali. Il primo era che era incredibilmente alto per la sua età già da piccolo, e poi non stava mai fermo. Il fatto di non stare mai fermo gli ha dato un bagaglio motorio molto grande che lo aiutava a essere ancora più bravo nello sport. Le prime memorie che Usain ha avuto per quanto riguarda le simili gare di atletica le ha quando aveva 8 anni, cioè quando si sfidava a corse con gli altri bambini nelle varie competizioni scolastiche, dove riusciva tra l'altro spesso a vincere, anche perché il piccolo Bolt già a 8 anni era estremamente competitivo e adorava vincere. In realtà è un po' come tutti i bambini, chi mai trova un bambino che vuole perdere, però questi sono dettagli. E da quando ha 8 anni le competizioni scolastiche di atletica non abbandoneranno mai Bolt, perché i campionati scolastici in Giamaica sono estremamente importanti.
Addirittura l'equivalente dei nostri giochi studenteschi, che lì si chiamano The Champs, i campionati, sono un evento seguitissimo. Addirittura la finale che si tiene nella capitale giamaicana, cioè Kingston, viene seguita da uno stadio pieno per 4 giorni. Cioè ogni singolo giorno di manifestazioni studentesche giovanili, che è una cosa impensabile in Italia. Ed è anche un evento pieno di sponsor. Ci sono tantissimi sponsor pronti a pagare profumatamente per mettere il loro logo in esposizione nello stadio. E inoltre anche per le scuole sono molto importanti, perché grazie ai Champs le scuole ricevono sovvenzioni, ricevono fondi, ricevono bonus. Quindi far andare bene i loro atleti lì significa avere più soldi per qualsiasi altra attività. Ed è per questo che in Giamaica l'atletica è così importante nelle scuole, perché grazie ad essa loro riescono a finanziarsi. Poi è anche importante per i ragazzi essere presenti alle competizioni scolastiche, perché spesso, soprattutto nelle finali più importanti, ci sono degli osservatori dei licei che possono notare il talento di qualche atleta e proporgli delle borse di studio per poi studiare nei loro licei. Tant'è che succederà proprio questo a Bolt, cioè verrà visto dai licei abbastanza rinomati che gli proporranno borse di studio grazie alla sua enorme capacità della velocità. Infatti, nonostante il nostro Usain preferisca di gran lunga il cricket all'atletica, a 12 anni riesce a vincere il titolo nazionale nei 100 metri. Poi non si sa con che tempo, perché è andato perso questo tempo negli annali. Però questo gli permette poi di andare avanti con la sua formazione e permettersi delle scuole che normalmente non si sarebbe mai potuto permettere per la retta scolastica. Però non dobbiamo pensare che Usain fosse già una bestia imbattibile fin da piccolo. Infatti ricevette diverse sconfitte, anche molto dolorose dal punto di vista psicologico, sia nei 100 che nei 150 metri agli studenteschi. Ma queste sconfitte saranno fondamentali per far tirare fuori il carattere da agonista di Bolt, che queste sconfitte gli serviranno per essere poi l'Usain Bolt che abbiamo conosciuto tutti. E poi è meraviglioso il fatto che lui da piccolo ha gareggiato su quasi ogni distanza, cioè ha gareggiato nei 100, nei 200 e così via, fino ad arrivare anche a gare di 1500 metri, cosa che io non riesco ad assolutamente a immaginarmi un Usain Bolt che va a gareggiare nei 1500. E poi addirittura ha gareggiato a un paio di campestri, però non gli erano piaciute minimamente perché erano troppo lunghe, si faticava troppo e quindi lì ha detto proprio mai più campestri, perché veramente non erano assolutamente il suo. Non tanto a livello fisico, ma proprio a livello mentale non riusciva a gestire tutta quella fatica. Arriviamo al 1999, dove un 13enne Usain Bolt è arrivato alle scuole superiori grazie alle borse di studio conquistate con l'atletica. Però lui non vuole ancora dedicarsi ad allenamenti lunghi ed estenuanti in atletica, perché lui preferisce ancora il cricket. Il Bolt 13enne vuole giocare a cricket, non gliene frega niente di andare a gareggiare in atletica, anche se poi è forte. Ma le pressioni intorno a Bolt sono enormi, tutti vogliono che si dedichi anima e corpo nell'atletica, perché chi sta intorno a lui riconosce il suo talento. Lo stesso suo allenatore di cricket gli dice: Usain, vai a fare atletica perché lì sei forte, perché qui da noi sei sprecato. E sprecato non nel senso che non fosse bravo a cricket, perché Bolt se la cavava anche molto bene nel suo ruolo, ma il coach di cricket pensava che fosse più adatto alla velocità. Ed è una cosa che in Giamaica e anche negli Stati Uniti funziona molto questa, cioè il passaggio degli atleti tra i vari sport. Cioè se un allenatore vede che il suo atleta potrebbe riuscire meglio in un altro sport, glielo dice e dice: oh zio, prendi e vai a fare un altro sport perché là sei più bravo. Cosa che in Italia ci appare abbastanza strano perché non succede praticamente mai da noi, però il passaggio nei vari sport è una cosa che in realtà funziona molto in Giamaica e negli Stati Uniti. Ma torniamo a noi, perché adesso entra in gioco una figura chiave della formazione di Bolt, cioè Pablo McNeil, un ex atleta professionista che nelle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 era riuscito ad arrivare in semifinale per quanto riguarda i 100 metri e poi è arrivato al quarto posto con la staffetta 4% giamaicana. E Pablo McNeil era uno degli allenatori di atletica proprio della scuola superiore di Bolt, e si narra che sia stato proprio lui a convincere Bolt a praticare atletica, a fare il passaggio dal cricket all'atletica. E infatti poi sarà proprio Pablo McNeil ad allenare Bolt fino a quando questo non compirà 16 anni e si trasferirà a Kingston.
C'è da dire che il rapporto con Pablo McNeil si rilevò subito molto fruttuoso per i due. Infatti Bolt continuò a vincere titoli nazionali e questo è dovuto anche in parte al fatto che Bolt già a 14 anni era alto 1,85, quindi era già una spanna sopra tutti gli altri suoi avversari praticamente, e la cosa aiutava abbastanza. Ma delle prime vere gare di atletica ne parliamo tra pochissimo. C'è da dire che nonostante il sodalizio atleta-allenatore funzionasse bene, a volte Pablo McNeil era veramente frustrato da Bolt, perché a volte era difficile sopportare gli atteggiamenti di Bolt. Spesso e volentieri in allenamento Usain era pigro, era svogliato, a volte addirittura scappava a casa pur di non allenarsi e McNeil doveva andare a prenderlo a casa e riportarlo in pista perché questo non voleva allenarsi. Altre volte invece Usain si metteva a fare scherzi all'allenatore, agli altri atleti, e quindi si può anche vedere che il lato da showman di Usain c'è sempre stato fin da quando era giovane. Però diciamo che all'allenatore non sempre andava benissimo questa cosa, perché va bene, puoi fare tutti gli scherzi che vuoi, però poi allenati, mentre Bolt non voleva fare neanche quello, quindi non è che andasse molto a genio questa cosa a McNeil. Chiudendo un po' il discorso di McNeil, purtroppo lui non ha potuto vedere i record realizzati da Bolt, perché nel 2007 ha avuto un ictus che gli ha compromesso irrimediabilmente la vista e poi ci ha lasciati nel 2011 e quindi non ha potuto vedere la seconda parte di carriera del suo più grande pupillo. Ma arriviamo adesso alle vere e proprie gare realizzate da Bolt nella sua infanzia. Siamo nel 2001, Bolt ha 15 anni e ora si vedono veramente i frutti dell'allenamento di McNeil. La stagione per un atleta delle scuole superiori in Giamaica inizia prestissimo, perché a inizio aprile ci sono i Champs, che abbiamo detto che sono i giochi studenteschi, e lì Bolt riesce a realizzare delle ottime prestazioni, perché appunto a 15 anni riesce a vincere i 200 metri in 22.04 e riesce anche a vincere l'oro nei 400 metri. E qui c'è un po' una sorpresa per chi non conosce bene Bolt, e infatti noi abbiamo sempre detto che Bolt è un grande velocista, è bravissimo nei 100 metri e bla bla bla. In realtà nella prima parte di carriera non lo vedremo mai nei 100 metri. Il suo primo 100 metri l'ha fatto nel 2007, poi ne parleremo a tempo debito. E questo è dovuto al fatto che tutti erano convinti che Bolt fosse inadatto per fare i 100 metri, perché era troppo alto, quindi usciva lentissimo dai blocchi rispetto alle potenzialità degli altri avversari, e quindi l'hanno sempre, diciamo, un po' lanciato nei 200 metri e nei 400, dove le sue lunghe gambe, dato che poi vedremo che in età adulta lui arriverà a 1,95 m, lo aiutavano molto di più. Infatti anche Pablo McNeil non è che gli avesse fatto fare i 100, lo buttava nei 2 e nei 4. Stesso discorso riguardo al fatto che Bolt non fosse portato per i 100, lo ritroveremo anche quando parleremo del suo allenatore storico, cioè Glenn Miles, però ci arriviamo dopo ed era solo un attimino per anticiparvi questa cosa. Ritorniamo quindi all'inizio del 2001, dove vediamo che ai Champs Bolt è veramente fortissimo. Infatti viene anche selezionato per rappresentare la Giamaica ai Carifta Games, ovvero una manifestazione multisportiva che si tiene nel Mar dei Caraibi ogni singolo anno per atleti under 17 e under 20. Poi oggigiorno le categorie sono under 18 e under 20, però al tempo di Bolt erano under 17 e under 18. Però nell'atletica non tutte le specialità sono rappresentate ai Carifta Games. Per esempio non ci sono quelle in cui non sono bravi i caraibici, infatti non c'è la marcia, non c'è il martello, non c'è neanche l'asta. Usain Bolt ai Carifta Games parteciperà sia ai 200 che ai 400 metri, ovviamente nella categoria under 17, e in entrambe le gare riesce ad arrivare alla medaglia d'argento. Nel giro di pista è tanta roba perché arriva dietro un suo connazionale, Patrick Lee, il quale vinse anche i 110 e i 400 ostacoli. E poi vabbè, Patrick Lee si perse un po' nel proseguo degli anni perché non diventerà mai un grandissimo atleta. Però gli impegni di Usain non sono finiti per il 2001, infatti poi ha una gara quando ha ancora meno di 15 anni, infatti i 15 li compierà soltanto ad agosto, ma adesso stiamo parlando di giugno, sigla un 21,82 nei 200 metri, arrivando secondo ai campionati nazionali under 18. E a quel punto la federazione comincia a credere veramente in questo giovane atleta. Infatti poi viene spedito ai campionati mondiali under 18 in Ungheria. E se ve lo steste chiedendo, questa competizione non esiste più. Ormai i campionati mondiali allievi sono stati sostituiti dalle competizioni continentali allievi. Però all'epoca non c'erano i continentali, ma c'erano i mondiali per gli allievi.
E in questa competizione Usain si trova con atleti anche 2 anni più grandi di lui, che in realtà vuol dire tantissimo quell'età lì per l'atletica, anche soltanto a livello di esperienza, oltre che a livello fisico. Lì Usain non va oltre le batterie dei 200, dei 400 e anche della staffetta svedese, però possiamo notare che Usain comincia a dimostrare un ottimo spirito agonistico. Infatti, proprio alla manifestazione più importante dell'anno, sigla il suo nuovo primato personale nei 200 metri, con 21,73. E così lui, prima ancora di compiere i 15 anni, perché mancavano bene o male 40 giorni al suo compleanno, diventa uno dei 1000 atleti più forti al mondo. Infatti è al 949esimo posto delle liste mondiali stagionali. Questi campionati mondiali allievi sono stati importanti per Bolt non solo dal punto di vista atletico, ma anche umano. Era solo la seconda volta in cui lui lasciava la Giamaica, e la prima era stata sempre in quell'anno lì per andare ai Carifta Games. E Usain ha potuto anche confrontarsi con un mondo di cui a momenti neanche sapeva l'esistenza, cioè era andato fino in Europa, che per un giamaicano era quasi dall'altra parte del mondo, soprattutto se sei un giamaicano nato in un paesino che non arriva neanche a 1000 abitanti. Direi che con queste prime 2 esperienze internazionali possiamo concludere questo primo viaggio all'interno della scoperta della storia di Bolt. E vi voglio lasciare con un aneddoto che è assolutamente inutile, ma a me ha fatto ridere. Che Usain in Ungheria, ai campionati mondiali allievi, per la prima volta ha bevuto l'acqua frizzante e ha detto che gli faceva veramente schifo. Cioè, la prima volta che l'ha assaggiata, tutte quelle bollicine, tutte quelle cose lì gli davano veramente fastidio, proprio l'ha odiata, e ha detto che non avrebbe mai più bevuta. Però dopo le gare che ha fatto nei 400 metri, sia come staffetta svedese, sia come individuale, ha detto che da lì ha bevuto 2 litri di acqua frizzante perché era stanchissimo, voleva assolutamente bere qualcosa e la prima cosa che ha beccato era l'acqua frizzante. Allora ha detto: chi se ne frega, la bevo lo stesso anche se le bollicine mi danno alla testa. E niente, così mi faceva ridere lasciarvi un po' con l'immagine di un Bolt che si frizza il cervello con l'acqua frizzante. Non mi resta che ricordarvi adesso di rimanere sintonizzati su Pillole di Atletica, perché uscirà il secondo episodio della storia di Bolt, e non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!